mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi un video diverso, è dedicato a una bimba, mia nipote Sofia, ma a tutte le bimbe, ma anche i bambini, perché abbiamo la variante del colore verde, per cui possiamo realizzarlo sia da bimba che da bimbo. Allora, è un cappello semplice da realizzare, perché molte mi chiedete: vogliamo realizzare un cappello che sia semplice e con pochi calcoli. E con questo il gioco è fatto. Basta prendere la circonferenza, in questo caso è 51 la circonferenza di mia nipote, che ha da 5 ai 6 anni, e poi lavorate semplicemente senza aumenti e poi farete delle diminuzioni, come farò vedere nel tutorial, con un'altezza di 17 cm, ma potete variare anche 16, potete fare anche 18. Questo poi insomma fate la prova del cappello in base a quanto vi piace largo dalla parte la parte superiore del cappello. Insomma, è super facile. L'unica accortezza è che quando andiamo a lavorare il bordino, io ho fatto ovviamente qualche centimetro in meno, perché è molto elastico e alla fine ci troviamo questa parte superiore molto larga. Allora io ho realizzato, semplicemente essendo molto elastica, diciamo sì, quasi 5 centimetri in meno. Insomma, di norma faccio qui 5 centimetri, c'è chi ne fa anche 10, però insomma questo poi dipende da quanto vi piace elastico e dipende anche dalla bimba se lo vuole morbido oppure no, dipende anche da questo. Possiamo farlo possiamo girare anche qui lo svoltino, possiamo fare sicuramente sì, questa fascia si può girare, facciamo più alto il nostro berretto, la fascia la facciamo più alta, non so, se lasciamo che lo giriamo, che questo è di 3 cm, andiamo avanti di 3 cm in più e poi andiamo a chiudere, per cui possiamo fare anche questa variante. In questo modo questi calcoli che molte non amano, insomma, possiamo evitarli. È un berretto diverso, carino e facile da realizzare. Ho semplicemente fatto dei punti a rilievo, ma giusto per dare così un motivo, ma con questo filato serve ben poco, perché il filato fa tutto da sé, come vedete, coloratissimo. Per il bimbo, diciamo questo è da bimba, per il bimbo abbiamo la variante, come vedete, verde, che va benissimo, per cui potete fare insomma anche la variante bimbo. Allora andiamo a vedere subito il filato e la composizione del filato, che è fantastico, e poi al tutorial. Il filato scelto è di Filati Discount, è il Vicky Green, questo è il color green. Ora vi faccio vedere anche l'altra variante. Questo è lana merino soffiato extra fine, 75% e il 25% di poliammide. Sono 50 grammi, 150 metri, consigliano i ferri dal 7 al 9 o uncinetto dal 6 all'8. Questa è la variante green, è il verde, il grigio, il bianco, un color beige. Questo invece è il colore che ho scelto per il progetto. Questo è il Pouplé e ha il colore ovviamente con il viola, un pochino di verde, bianco e rosa, e veramente è un colore stupendo. Uncinetto 6 e ago da lana. Allora dobbiamo realizzare una fascia di circa 51 centimetri, ovviamente per una misura di 5-6 anni. Voi prendete la misura della circonferenza della testa, come vi ho detto prima, per determinare poi la fascia. Allora io mi sono alzata di 6 catenelle, qui le ho avviate, 6 catenelle, ora ne faccio un'altra, entro in quella successiva e lavoro maglie basse. Quando ho lavorato tutte le maglie basse andrò sempre a lavorare in costa retro, per cui una catenella, volto il lavoro, realizzata la catenella vado a lavorare in costa retro, solo maglie basse, in questo modo. Per cui per tutta la fascia vado a lavorare in costa retro delle maglie basse fino ad arrivare insomma alla misura che ci permette di arrivare alla circonferenza della testa. Proseguo
in questo modo. Adesso che ho avviato diciamo tutta la striscia, sono arrivata circa a 47 centimetri, anche 46. Siccome cede molto, non ho voluto insomma arrivare ai 51 centimetri, mi sono fermata prima. Cosa vado a fare? Vado a prendere la parte opposta, vado a chiudere entrando nella costina con una maglia bassissima. Ovviamente devo fare attenzione di mettere bene far combaciare bene le due parti in questo modo. Adesso vado a cucire con l'uncinetto, vado dalla parte opposta e realizzo una maglia bassissima in questo modo. Entro sul punto successivo, tanto sono 6 punti che abbiamo realizzato, e realizzo una maglia sempre bassissima. Proseguo fino a chiudere completamente. Una volta che abbiamo adesso finito di cucire con l'uncinetto, giro il lavoro in maniera che in questo modo non abbiamo il problema di far vedere la cucitura, anche se non si vede, però in questo modo non si vedrà di sicuro. Allora adesso iniziamo. Entro dentro al punto, realizzo una catenella, entro dentro al punto e realizzo una maglia alta, come vedete più robusta, sono 2 maglie basse una sopra l'altra. Vado a lavorare tutti i punti. Allora, dove ovviamente abbiamo lavorato una riga, dobbiamo lavorare una riga, non dobbiamo lavorare più righe, facciamo attenzione nella lavorazione. Per ogni riga che abbiamo lavorato di maglia bassa dobbiamo lavorare un punto, se no rischiamo che poi ci tira il lavoro. In questo modo non ci possiamo sbagliare. Finita tutta la circonferenza del nostro cappello, andiamo a contare dei punti per poter decidere dove realizzare le maglie a rilievo. Adesso ho lavorato tutte le maglie alte, come vedete. Andiamo a lavorare qualche punto a rilievo, ma non vado a lavorare niente di particolare perché veramente il filato fa tutto da sé. Adesso io ho contato le maglie, ne sono 56, per cui l'ho divise, ogni ottava maglia che vado a contare faccio una maglia a rilievo davanti, giusto per fare così un piccolo motivo, ma allo stesso tempo non dà fastidio per quanto riguarda la nostra il nostro filato, insomma abbastanza particolare. Allora vado a lavorare la mia maglia alta, eccola qui, la prima, la seconda, la terza, sempre a maglie alte, la quarta, la quinta, un pochino di filato, la sesta. Ovviamente voi contate e potete decidere poi dove realizzare le maglie a rilievo senza problemi. La settima maglia. Adesso all'ottava vado a prendere a rilievo davanti la nostra maglia. Tutto qui, semplicemente per dare un piccolo motivo, ma adesso riconto di nuovo e vado a realizzare per ogni, faccio 7 maglie e l'ottava sarà a rilievo. Possiamo fare anche 2 maglie se preferite, insomma possiamo fare la settima e l'ottava. Io preferisco una che è delicato perché tanto questo filato veramente insomma parla da solo, non ha bisogno di grandi punti, ecco, per cui giusto per dare una tridimensionalità, diciamo così. Allora adesso proseguo, chiudo, poi per ogni maglia alta a rilievo rifarò la maglia alta a rilievo, semplicissimo, senza fare niente di particolare. Proseguo fino ad arrivare all'altezza che ora vi dico. Allora ho terminato, come vedete le maglie a rilievo sono queste, danno giusto un po' di motivo. Mi fermo a 17 centimetri.
ma possiamo anche fermarci a 16 e adesso fare le diminuzioni. Questo dipende da dietro, quando andiamo a chiudere il cappello, quanto lo vogliamo morbido, insomma se lo vogliamo un pochino più sceso oppure no, insomma fate una prova, questo è in base sempre al modello del cappello. Adesso io ho chiuso con una maglia bassissima, adesso vado a lavorare, questa è una maglia, vado a lavorare una diminuzione, lascio in sospeso, prendo il filo, lascio in sospeso e vado a chiudere, maglia, e adesso ancora diminuzione, lascio in sospeso, riprendo il filo in sospeso e vado a chiudere, per cui per tutto il giro vado a realizzare una maglia alta e una diminuzione. Questo poi dipende ovviamente da quanto lo volete stretto, potete fare anche tutte diminuzioni. Adesso che ho fatto le diminuzioni, ho tagliato il filo e vado a cucire con l'ago. Cosa faccio? Ho lasciato un bel filo lungo, vado a prendere, entro proprio dentro alle due costine, ne salto una e vado a quella successiva, proprio a rotazione in questo modo, e faccio passare il filo piano piano, poi casomai tiro anche un pochino, essendo che il filo è un po' delicatino, ecco, in questo modo. Allora lo vado a realizzare per tutta la circonferenza in questo modo. Adesso andate a tirare il filo, andate a passare adesso proprio sull'inizio di ogni maglia, qui lo passate, tirate il filo fino a passarlo un bel po' di volte in maniera di fissare, di non far vedere più il buco che c'è dalla parte ovviamente superiore. Andiamo a fissarlo. Qui ho terminato, ora vado a tagliare il filo e abbiamo realizzato il nostro cappello. Per le indicazioni delle misure vi ho dato tutte le indicazioni, ci sono anche delle tabelle che potete andare a trovare nel web in base al cappello, che se vi piace che comunque la parte superiore si può girare, oppure vi piace proprio a berretto, insomma ci sono tanti modi e questo poi dipende anche dal punto che andate ad utilizzare. Prendendo la circonferenza della testa della bambina o del bambino, possiamo lavorare una fascia. Io ovviamente non ho fatto una fascia troppo alta, e andare a lavorare poi in tondo, poi scegliete anche il punto, arrivate fino all'altezza centrale. Io sono arrivata a 17 centimetri, ma voi potete comunque variare la misura se preferite che sia più lento dietro, per cui potete anche proseguire, e poi fate delle diminuzioni, potete realizzare tutte diminuzioni oppure una diminuzione e una maglia, questo in base a come vi piace di più la lentezza, e poi andate a chiudere come vi ho fatto vedere io con l'ago. Con questo sistema non avete il problema di realizzare il cappello da sopra, arrivare alla circonferenza e poi non fare più con gli aumenti, e poi non fare più gli aumenti, andare dritti, e questo crea un po' di problema. Con questo sistema insomma si realizza un cappello facile da realizzare, e poi per tutte le taglie. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è facilissimo come avete visto da realizzare. Poi con questo filato c'è anche la variante verde, con questo filato sinceramente non servono punti particolari per realizzare questo cappello. Prendete sempre le misure della lunghezza e della circonferenza. Io vi ricordo sempre che il lunedì e venerdì ci sono sempre dei tutorial, anche il mercoledì insomma video sorpresa, e poi il video della domenica. Un bacione a tutti e ci vediamo presto ai prossimi tutorial. Baci!